Borsetta realizzata con un cordone di strass super brillante. Ciao a tutti e bentornati su Katie Made, io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme un nuovo progetto, questa borsa realizzata con un cordone tempestato di strass super brillante. So che nel video non si percepisce, ma magari nell'anteprima sono riuscita a mettervi qualche clip in cui si percepisce tutta la brillantezza di questa borsa. Ho utilizzato infatti il cordone strass di Hobby Perline. Nel box informazioni qui in basso vi lascio il link diretto al sito dove potrete acquistare il cordone. Ovviamente è disponibile anche in altre colorazioni. Io ho scelto questo verde che tra l'altro è anche il mio colore preferito, quindi direi assolutamente perfetto. È un progetto veramente molto semplice, facile ma soprattutto veloce, perché la borsa la realizzate praticamente con un pomeriggio. È una borsa piccolina perché una rocca è formata da 30 metri di cordone e comunque stiamo parlando di una borsetta gioiello indicata principalmente per le cerimonie. Ovviamente io mi sono tenuta sul semplice, ho realizzato questa borsetta tutta interamente con il cordone, ma fatemi sapere qui sotto nei commenti se vorreste vedere altri progetti con questa tipologia di filato, così magari aggiungendo qualche accessorio possiamo realizzare qualcosa di più particolare. Questa è comunque la rimanenza di una rocca da 30 metri, potreste realizzarci magari un fiocchetto, abbellirla un po' di più. Comunque non mi perdo in chiacchiere, vi ho spiegato tutto durante il tutorial. Se avete qualche dubbio mi raccomando lasciate sempre un commento qui in basso, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial e supportarmi in maniera gratuita. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per realizzare questo progetto avremo bisogno di una rocca da 30 metri di cordone strass da 6 mm, io l'ho utilizzato in questa bellissima colorazione verde. Lavoreremo il tutto con un uncinetto numero 10, ma se avete un uncinetto numero 12 ancora meglio. A questo punto non ci serve altro, possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo facendo il capo iniziale, mi raccomando lasciate le maglie molto morbide. Quindi faccio il mio cappio e vado ad avviare 8 catenelle, lasciandole sempre comunque molto morbide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avremo ottenuto una lunghezza di 18 cm. A questo punto dobbiamo fare un giro di aumenti, quindi partendo dalla seconda catenella, quindi esattamente questa qui, ci inseriamo e andiamo a lavorare una maglia bassa. In questo modo procederemo lavorando una maglia bassa in ogni catenella fino ad arrivare all'ultima.
Qui nell'ultima catenella andiamo a lavorare 3 maglie basse, quindi una, due e 3. Ok, fatto questo aumento, procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare al punto di inizio, quindi nella prima catenella. Ok, sono ritornata al punto di inizio, una maglia bassa in questo caso già c'è perché è quella che abbiamo fatto proprio all'inizio del giro, quindi andiamo a lavorare le altre 2 maglie basse restanti per completare il giro di aumenti. Una e 2. Questo sarà il risultato una volta terminata la base. A questo punto non ci resta che continuare a lavorare a spirale, quindi io innanzitutto vado a chiudere con maglia bassissima nella metà catenella del primo punto, quindi mi sono inserita nella metà catenella e chiudo a maglia bassissima. Non è difficile da lavorare questo cordoncino, ma risulta essere un po' duro per via di tutti questi strass di cui è composto. Comunque faccio una catenella per alzare il mio lavoro e procederò lavorando una maglia bassa in costa retro, quindi anche se ho già fatto una catenella vado a lavorare una maglia bassa in costa retro nello stesso punto in cui ho chiuso. Ed una maglia bassa in ogni punto sottostante prendendola sempre in costa retro. Non farò altri aumenti ovviamente, quindi procedo in questo modo per tutto il giro. Ci rivediamo al termine. Terminato questo primo giro del corpo borsa, cosa facciamo? Continueremo a lavorare a spirale, quindi qui ho il primo punto basso del giro, però mi inserisco sempre prendendo la metà catenella esterna. In questo modo riuscirò a lavorare in maniera più scorrevole, perché il punto si allarga un po' di più e riusciamo a passare sia con l'uncinetto che con il cordone. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa, farò una piccola variazione nella lavorazione del corpo borsa in quanto andrò ad alternare maglia bassa e catenella, quindi in modo da lasciare una lavorazione un po' traforata per tutto il resto del corpo borsa. Quindi ora ho lavorato una maglia bassa, poi lavoro una catenella, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. Di nuovo catenella, salto un punto, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. Sto lavorando ovviamente in costa retro, se preferite potete prendere tutto il punto, ma in questo modo in realtà è un po' più semplice. Poi di nuovo catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa e continueremo così per tutto il giro.
Una volta che avremo terminato il giro, continueremo comunque a lavorare a spirale, quindi senza chiudere i giri, ma andremo ad alternare i punti con quelli che abbiamo sotto. Quindi io qui ho terminato il giro nell'ultimo punto, qui ho il primo punto del giro appena lavorato, ho ultimato con la maglia bassa, ho la maglia bassa iniziale, quindi ora vado a fare la catenella per alternare i punti. Salto ovviamente la maglia bassa sottostante e vado ad inserirmi dove c'è lo spazio formato dalla catenella. Mi inserisco e al suo interno lavoro la maglia bassa. Poi ho di nuovo la maglia bassa, quindi lavoro la catenella, salto il punto, vado nello spazio formato dalla catenella sottostante e lavoro una maglia bassa e procederò in questo modo ovviamente per tutto il giro e per tutti i giri successivi fino ad ottenere il totale che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza. Io sto realizzando una borsetta veramente piccolina, ma ovviamente questo cordone lo vedo perfetto per delle borse molto eleganti da cerimonia, quindi non andremo mai a realizzare comunque delle borse molto grandi. Se ovviamente preferite realizzare comunque una borsa un po' più grande, vi basterà tranquillamente avviare un numero maggiore di catenelle in base alla larghezza che volete ottenere e ovviamente variare anche l'altezza. Quindi le dimensioni sono praticamente personalizzabili, non c'è molto da variare, quindi si procede in questo modo fino a raggiungere l'altezza. Ovviamente ad ogni giro andremo ad alternare i punti con quelli sottostanti, quindi dove c'è la maglia bassa faremo la catenella, dove c'è la catenella faremo la maglia bassa. Continueremo così e ci rivediamo al termine. Bene, una volta che avremo lavorato tutti i nostri giri, come potete vedere viene piccolina, vi so dare anche le dimensioni. In altezza sono a circa 16 cm, mentre per quanto riguarda la larghezza sono a 17 cm. Ovviamente potete realizzare questa borsetta anche più grande. Per me era la prima volta che utilizzavo questo cordone e non sapevo in realtà quanto rendessero 30 metri che avevo a disposizione su una rocca, quindi mi sono tenuta bassa con le catenelle, ma volendo potevo aggiungere anche una catenella in più. In ogni caso questo cordone è perfetto per realizzare delle borse gioiello piccoline. Comunque arrivate a questo punto ho lavorato i miei 5 giri a punto reso. A questo punto ovviamente non ho chiuso e tagliato il filo, ma vado a realizzare anche il mio manico realizzando delle semplici catenelle. Quindi una volta che sarò ritornata sul lato di partenza mi vado ad inserire nella metà catenella del primo punto basso disponibile, mi inserisco in questo modo e vado a chiudere a maglia bassissima. In questo modo procedo poi lavorando delle catenelle per realizzare il mio manico. Bene, una volta lavorate le catenelle, io ne ho lavorate 12, quindi ho raggiunto circa 22 cm di lunghezza per quanto riguarda questo manico. A questo punto andiamo a tirare fuori tutto il filo, tanto comunque me ne è rimasto pochissimo, e ci andiamo ad agganciare ovviamente sull'altro lato. Quindi vado a far passare l'estremità del filo all'interno della maglia che si trova proprio sull'altro laterale.
in questo modo, quindi l'ho fissato su questo lato. Ora vado semplicemente ad attorcigliarlo intorno alle catenelle, quindi mi riporto sul lato iniziale. Potete anche non fare questo passaggio, quindi tagliare il filo un po' più lungo e andarlo a bloccare attraverso le maglie che abbiamo comunque già lavorato, come facciamo di solito per tutte le borse. Quindi in questo modo ho rinforzato un po' il manico. A questo punto vado a fare un po' di giri qui proprio all'estremità di questa parte. Fatto questo, vado a tagliare il mio filo, lo taglio un po' più lungo e vado a bloccarlo attraverso le maglie. Questo procedimento qui che va ad abbellire un po' il manico possiamo farlo anche su questo lato quando partiamo a girare. Quindi vado a nascondere il mio filo attraverso le maglie. Basta che lo facciamo passare un po' attraverso le asole più larghe, tanto comunque non si sfila, però è giusto per nasconderlo. Questo sarà il risultato della nostra borsa una volta terminata. È una mini borsetta gioiello super graziosa. Mi dispiace che non si veda quanto brilla, ma sicuramente all'inizio del video vi avrò messo qualche clip in cui si percepisce la brillantezza di questo cordone. Ovviamente, come vi ho già detto, è una piccola borsetta perché ho utilizzato quasi tutto il metraggio del cordone. Questo è quello che mi resta. Volendo con l'avanzo potrei creare una piccola chiusura, ma comunque è veramente piccolina. È proprio una borsetta gioiello che potrebbe essere perfetta per le cerimonie. Comunque spero che questo mini progetto vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e se vorreste vedere altri progetti un po' più particolari con questo tipo di cordone. Questa volta mi sono tenuta molto sul semplice, quindi ho utilizzato solamente il cordone, ma magari utilizzando anche degli accessori può venire qualcosa di veramente molto particolare. Quindi fatemi sapere qui sotto se vorreste vedere altri progetti. Vi ricordo ovviamente che il materiale per questo progetto è di Hobby Perline. Trovate il link diretto al sito nel box informazioni qui in basso, troverete tutti i materiali per le vostre borse. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!